Ciao ragazzi e bentrovati sul nostro canale. Oggi, al contrario dei nostri video precedenti, andremo ad analizzare un prodotto standalone e più precisamente un prodotto per la sicurezza e la videosorveglianza, ovvero un prodotto che può essere installato comodamente plug and play direttamente da voi, senza necessariamente essere degli smanettoni e quindi essere collegato a un hub domotico quale per esempio Home Assistant. Il prodotto in questione è quello che vedete alle mie spalle e più precisamente è Ring Alarm. Questa parte più la sua sirena esterna e anche un'estensione per il discorso Ring videosorveglianza, quindi qua abbiamo una indoor cam che vi faremo vedere. Tutto questo dopo la sigla. Procediamo allora con l'unboxing. Allora, qua ho già il mio Ring Alarm, come potete vedere nella versione base. Considerate che esistono più versioni. Noi abbiamo la base, come vi dicevo, e esiste anche quella con più sensori di contatto e sensori peer e anche quella con la parte di sirena esterna. Quindi iniziamo ad aprire la nostra scatola di base, chiamiamola. Eccola qua ragazzi, accendiamo un attimo la luce che così potete ammirare meglio il contenuto. Quindi qua abbiamo istruzioni che ovviamente quasi nessuno legge. Abbiamo la stazione di base, quindi questo è il cuore della nostra centrale di allarme Ring, e all'interno ovviamente ha anche una sirena, oltre alla batteria tampone, ma poi i vari dettagli ve li dirò dopo. Qui abbiamo la portata e come si montano le varie cose. Questa è la nostra tastiera, anche questa come vedete è montabile a parete oppure appoggiabile direttamente. Tasti belli grandi, quindi utilizzo anche per anziani direi. Retroilluminata, batteria tampone anche qua. Sotto qua la confezione comunque è fatta bene, abbiamo la parte di accessori e come vedete abbiamo il range extender, un motion detector, abbiamo una serie di adattatori, il contact sensor e varie spine, come potete vedere, oltre al base station adapter che è banalmente l'adattatore per poter accendere la centrale, ovvero il trasformatore. Poi vi farei vedere subito la parte di outdoor, quindi la sirena esterna per intenderci. Devo dire molto pesante e a mio avviso è molto bella, adesso ve la faccio vedere. Ecco qua, confezione minimale, abbiamo questo cartone che un po' la protegge, lo togliamo e proprio diciamo se non sappiamo di che marca è, qua lo vediamo abbastanza chiaramente di che marca è. Comunque vi assicuro che è abbastanza pesante ed è molto bella. Il tamper si attacca ovviamente al muro, c'ha all'interno la sua batteria e quindi si abbina perfettamente con la nostra centrale. Qua abbiamo il classico manuale di istruzioni. In più noi abbiamo anche preso una telecamera da interni della Ring, un indoor cam che tra l'altro costa anche poco, è alimentata a corrente wifi e si abbina a questo ottimo sistema, come vi dicevo all'inizio, plug and play, e quindi potremo anche nel momento in cui suona il nostro allarme andare a vedere cosa sta succedendo dentro. Unboxing di questo. Ovviamente abbiamo il suo trasformatore, le varie prese e poi la telecamera che è quella che ci interessa, che è una classica telecamera d'appoggio che noi possiamo mettere e dislocare in qualsiasi punto della casa e si abbina a tutto quello che stiamo vedendo. Quindi finito l'unboxing ragazzi andiamo un po' con delle caratteristiche tecniche di questo secondo noi ottimo impianto di allarme e videosorveglianza. Passiamo ora a qualche caratteristica tecnica ragazzi. Allora, prima di tutto parlerei del cuore della centrale, che può essere collegato tramite o cavo Ethernet o Wi-Fi e all'interno ha delle antenne Z-Wave a livello di protocollo perché ricordiamo che tutti i sensori si collegano alla base tramite protocollo Z-Wave. Inoltre ha una batteria tampone della durata di 24 ore qualora andasse via la corrente, può essere alimentato da 100 a 240 volt. Ha una dimensione all'incirca di 17 cm per 17 per una profondità di 3,7 che è anche confermata dal nostro rilevamento
Per quanto riguarda la sua sirena interna, ha una potenza di 104 decibel e può essere usata solo all'interno da un range di temperatura che va tra gli 0 e i 40 gradi. Passando ai sensori che non abbiamo visto prima, che non vi ho fatto l'unboxing prima, adesso velocemente vi faccio vedere che all'interno c'era anche il motion detector, che è questo qua, che lo apro velocemente giusto per farvi capire un po' le dimensioni. Eccolo qua, è alimentato con 2 batterie di tipo AA, è sempre Z-Wave fino a 76 metri e ha una dimensione di circa 6 cm se non ricordo male, infatti sì, 6 cm e mezzo e una profondità di 3, sempre per 6 cm e mezzo, quindi questo si attacca a parete, nell'angolo, a soffitto o a muro. Per quanto riguarda invece il sensore di contatto, velocemente anche qua è abbastanza piccolino, la qualità comunque dei materiali risulta buona al tatto. Anche qua abbiamo il sensore diviso in due, ovviamente la parte principale che misura 5 cm e qualcosa per 2,5, 2,8 circa, e questa parte che invece è il magnete, come potete vedere, 1 cm per 5 anche questa. Quindi si attaccherà alle varie porte ovviamente in questa modalità. Abbiamo inoltre il range extender per estendere la portata del segnale wifi che si deve attaccare ad una presa a parete, ha comunque una sua batteria all'interno in caso di blackout e questo misura 8 cm per 5 e questo serve solamente ad ampliare la portata. Qua tramite gli adattatori si collega una spina europea, si attacca e abbiamo diciamo esteso il segnale. Poi passando invece alla sirena per esterno, che ha una dimensione di 22 cm per 22, perché è quadrata, con una profondità di circa 5 cm. Questa appunto si può montare all'esterno, può essere abbinata ad un pannello solare per essere ricaricata, anche se ovviamente all'interno ha delle batterie di tipo D, ha oltre 100 decibel di potenza e servono 3 batterie di tipo D. Ovviamente questo è anche il tamper più la parte per poterla, ci sono gli adattatori comunque per poterla agganciare al muro. Questa è la sirena esterna. Passando invece al tastierino, il tastierino è alimentato anche questo a micro USB, allora questa è la per attaccarlo a muro, è alimentato a micro USB come potete vedere e al suo interno ha comunque delle batterie che vi consentono di utilizzarlo qualora la corrente vada via. Poi passiamo velocemente alla telecamera, che è questa, che come vi ho detto prima è quella da indoor, è una indoor cam. Molto semplice il setup, anche questa è alimentata con micro USB, basta poi fare uno scanning e il sistema la riconoscerà già, ha i sensori IR e può anche avere la parte di registrazione audio sia in che in out. Questa è la telecamerina da abbinare al sistema d'allarme. Bene. Penso di avervi dato le caratteristiche principali di tutto il nostro allarme, vediamo se c'è qualcos'altro di cui non ho parlato, no, direi di no. Come vi ho detto prima, ovviamente tutti questi sensori che avete visto si possono ampliare acquistando dei nuovi e per quanto riguarda una cosa che non ho detto, la telecamera è a 1080 HD come risoluzione, un'altra cosa fondamentale che mi stavo dimenticando di dirvi. Detto questo, ragazzi, procederei alla nostra configurazione di tutta questa roba che vedete direttamente a banco. Procediamo immediatamente all'installazione e alla configurazione di tutti i dispositivi che abbiamo già visto. Ricordiamo innanzitutto che per poter eseguire l'installazione va scaricata l'applicazione ufficiale che sarebbe la Ring, sempre del produttore del brand di Amazon. Una volta scaricata l'applicazione va effettuata la registrazione creando un account, quindi inserendo un indirizzo email e una password e poi dopodiché va collegata la stazione centrale all'alimentazione. Quindi come potete osservare c'è questo cerchio azzurro che si illuminerà che dirà che la stazione è pronta per l'abbinamento.
Quindi finiti questi passaggi iniziali procederei immediatamente a farvi vedere il tutto dall'app. Come accennato, l'applicazione ci dà già qualche suggerimento e qualche istruzione video. Nel momento in cui abbiamo inserito la corrente ci dirà che connettiti alla tua stazione Ring, aspetta che l'anello luminoso LED si accenda, cosa già fatta e che vi avevo accennato, premi il pulsante di associazione sul retro della tua stazione base. Quindi andiamo a cercarlo, pairing, quindi sarebbe questo tasto qua pairing, premiamolo, infatti l'anello luminoso sta iniziando a lampeggiare ruotando e poi dopo dobbiamo toccare nella parte trova la mia stazione base perché la base è entrata in modalità pairing, quindi sta effettuando la ricerca della stazione. Bisognerà ovviamente attendere qualche secondo l'autoconfigurazione di tutti i dispositivi, però notiamo che è anche molto veloce perché adesso infatti l'anello luminoso è diventato di un colore azzurro fisso e dopodiché qua ci sta chiedendo che se vorremmo collegare la stazione tramite cavo Ethernet che è fornito all'interno anche della confezione oppure tramite wifi. Ovviamente essendo un sistema di allarme il massimo possibile sarebbe collegare il tutto tramite cavo Ethernet. Quindi adesso però noi per comodità lo inseriremo tramite wifi per farvi vedere il funzionamento e andremo ad inserire le nostre credenziali, quindi ci rivediamo immediatamente dopo. L'unità centrale ha terminato l'installazione dell'ultimo firmware disponibile e ha completato anche il riavvio, quindi dall'applicazione già avremo un sistema parzialmente attivo dove ovviamente dovremo andare a configurare tutti i sensori e le componentistiche. Per primo passaggio ricordiamo che è fondamentale inserire l'extender, ovvero questa spina che è di tipo europea che va inserita ad incastro perché fungerà da ripetitore del segnale Z-Wave per tutti gli altri sensori. Quindi lo collego all'alimentazione e torneremo immediatamente qua. Collegato all'alimentazione non ci resterà che abbinarlo, quindi andremo sul menu dispositivi. Eccolo, come vedete già è stato addirittura riconosciuto perché ovviamente comunicando con l'unità centrale ha fatto già il riconoscimento vero e proprio. Quindi in questo momento andremo a collegare il sensore di contatto, come potete osservare che è questo. Anche in questo caso andremo a rimuovere la pellicola che va a proteggere per l'alimentazione della batteria. Eccolo qua che si sta accendendo e completeremo l'abbinamento, quindi eccolo qua, dovrebbe essere anche immediato, infatti il sistema è autoconfigurante, per quello dicevamo che è proprio plug and play. Quindi cliccando qua ci darà le varie impostazioni, ovvero la batteria, le notifiche, chiudi notifiche, la cronologia degli eventi e toni, impostazioni dispositivo, ma poi tutta questa parte la vedremo poi con calma in base a tutte le funzionalità del sistema. Quindi anche il rilevatore motion, adesso andremo a inserire il rilevamento motion, quindi andremo a cliccare sul dispositivo ed anche questo si è autoconfigurato perché come potete osservare anche se avevamo rimosso la pellicola precedentemente il motion ci dice movimento rilevato. Quindi adesso l'ultimo step da fare è collegare anche la tastiera, che però ricordiamo va collegata con l'alimentazione, e anche la sirena esterna, almeno andremo a testare tutto il sistema in modo funzionante e completo. Collegata la tastiera all'alimentazione possiamo osservare che risulta retroilluminata. Compariranno dalla materia plastica bianca di ottima rifinitura anche quelle due icone che ci indicano la ricarica della tastiera, perché ricordiamo che anche in assenza di alimentazione il funzionamento comunque è continuo, e anche l'icona del wifi. Dopodiché anche la tastiera risulta autoconfigurante. Tutto questo infatti nel frattempo che vi stavo dando queste informazioni possiamo notare che già da dispositivi riportati all'interno dell'app la tastiera risulta online. Quindi
nel momento in cui andremo all'interno ci darà tutte le informazioni relative a questo dispositivo e inoltre la batteria risulta in ricarica. Quindi ora andremo a fare la configurazione anche della sirena esterna e poi successivamente andremo a testare tutto il sistema con voi e a darvi le conclusioni. Abbiamo preso la sirena esterna, eccola qua. Ricordiamo che per fare l'inclusione dobbiamo togliere questo coperchio che serve per il fissaggio a muro, quindi va svitata questa vita laterale dove è presente anche una molla per impedire che la vite venga persa. Una volta svitato abbiamo il posteriore dove è anche inclusa una livella molto utile in fase di installazione sulla parete esterna. Togliamo questo, poi va rimosso anche il coperchio del vano batterie, quindi qua ricordiamo che ci sono 3 viti da svitare. Una volta svitate bisogna rimuovere la protezione e poi dopodiché bisogna andare, prima di rimuovere la linguetta adesiva, bisognerà andare sull'applicazione e recarsi, aspettate pure un secondo, su dispositivi, aggiungi nuovo dispositivo, su menu sicurezza e selezionare sirene, quindi sirena per esterni. Quindi aggiungi una sirena per esterni alarm per tenere, ok, pronto. Per prima cosa tutto questo passaggio è quello che abbiamo già illustrato, quindi andiamo avanti. Trova il codice QR sul retro della sirena per esterni, tocca il pulsante scansione codice QR del cellulare, quindi il codice QR che viene riportato dalle istruzioni è questo qua che potete osservare in alto sulla sirena, sulla facciata posteriore. Andiamo pure a selezionare il codice QR. Ok, usa. Eccoci qua. E adesso l'applicazione ci dirà estrai la linguetta della batteria perché la centrale è in modalità abbinamento pairing. Quindi andiamo a toglierla e infatti inizierà a lampeggiare ed effettuare l'inclusione con l'applicazione. Anche questa procedura dovrebbe essere abbastanza veloce, quindi vediamo online direttamente in linea, eccolo qua, configurazione del dispositivo in corso. Magari starà facendo, eccoci, basta, aggiunto, tocca qui per configurarlo. Tocchiamo e qua dopo ci dirà in quale angolo dell'abitazione andremo a posizionarlo. Quindi nessuna stanza assegnata, da un nome, non ci interessa, saltare la configurazione per il momento. Quindi andiamo solo qua per conferma, dispositivi, eccolo qua. Abbiamo la siringa outdoor. Perché ci dirà manomesso? Perché ovviamente è provvista di un tamper e quindi per poter funzionare correttamente dovremo ripristinare tutti i vari coperchi, riavvitare, fissare il coperchio al muro in modo tale che il tamper vada a premere sulla sirena e ci dirà che la sirena è completamente funzionante. Quindi ora andremo immediatamente alle prove di tutto il sistema. Allora ragazzi, noi nel frattempo abbiamo incluso tutto quello che vedete sul tavolo, quindi i sensori di movimento, i sensori di contatto, la tastiera, questa è la base e questa è la sirena esterna, è tutto incluso. Molto bene, è molto semplice la configurazione, la fate come avete visto tramite app, in più poi per ogni singolo sensore le cose da fare sono poche, ma ve le dico. Allora, prima di tutto dovete dargli i nomi a tutti i sensori a seconda di dove li mettete. Poi dovrete andare nella configurazione della base, selezionare la lingua italiano, vi chiederà se applicarla a tutte le tastiere, perché anche la tastiera parla, e l'applicherete anche a tutto il resto delle tastiere. Poi sulla tastiera andrete nelle configurazioni del dispositivo, che adesso non stiamo qua a farvi vedere perché sono veramente semplici, comunque andrete a inserire il codice di accesso che volete utilizzare, e potete anche generare più codici per tanti altri utenti che avranno poi l'app Ring, quindi shareare appunto questa cosa. Poi invece sui contatti, quelli della porta, diciamo, vi chiederà se è una porta primaria,
quindi abbinerà un ritardo in ingresso e in uscita. Se è una porta secondaria invece, dove l'allarme scatterà immediatamente, o se è una finestra, e anche lì potete scegliere se dare o meno un ritardo. La stessa cosa vale ovviamente per i sensori in movimento, ma normalmente i sensori in movimento si abbineranno già in automatico nella modalità fuori casa, perché esistono due modalità, una in casa e una fuori casa. In casa in automatico avrete sicuramente tutti i sensori perimetrali di contatto già abbinati, fuori casa sicuramente i motion, ovviamente nel fuori casa ci sono dentro anche i sensori di contatto in casa. Sul tastierino numerico sarà possibile andare a inserire il codice, attivare l'allarme in casa, che è questo tasto, fuori casa, che è questo tasto, o disattivare l'allarme, che è questo, piuttosto che far suonare le sirene, allarme antincendio o aiuto. Queste due funzionalità funzionano solo con l'abbonamento Protect, che vi ricordo che serve principalmente per abilitare la scheda SIM che è contenuta nella base come backup dati, se non avete la connessione internet, e quindi anche eventuali chiamate al numero cellulare. Fatto questo, sulla sirena esterna dovrete montarla, quindi il tamper sarà collegato, non vi darà più manomesso una volta che l'avete montata, e suonerà in automatico sia la sirena interna sia la sirena esterna. Ora, per farvi vedere, dimenticavo di dirvi una cosa, è anche possibile abilitare per ogni singolo componente le notifiche, quindi noi possiamo avere ogni volta che apriamo un contatto sia il suono, come avete sentito, della base, sia una notifica sul cellulare se è abilitato per singolo contatto, perché magari vogliamo sapere che un contatto, quando si apre indipendentemente, vedete, se attiva o meno la sirena. Questo è tutto configurabile da dentro ogni contatto, andate a togliere o mettere queste, diciamo, rilevazioni. Allora, per inserire l'allarme basterà andare a fare il codice e andare a mettere ad esempio l'allarme in casa. In questo caso vedete che ci sono notifiche al cellulare, diventa rossa qua e quindi si attiva immediatamente, non c'è un ritardo, perché se sei in casa si attiva subito e buona. I motion non fanno scattare l'allarme, ma se io dovessi aprire uno di questi, l'allarme scatterebbe subito. Lo facciamo scattare dopo come prova. Ora, per toglierlo metto sempre il mio codice e disattivo. Anche qua notifica che è stato disattivato l'allarme. Ora facciamo un altro esempio. Un contatto rimane aperto e io vado a inserire l'allarme in casa. Ignora le notifiche dei sensori. Mi dice: vuoi ignorare le notifiche dei sensori aperti? Se schiaccio così mi si attiva comunque l'allarme, però lo devo confermare, se no devo andare o sull'app a vedere qual è il sensore che è rimasto aperto, andare a chiuderlo e riprovare a inserire l'allarme. Ora disattivo ancora l'allarme. Ho sbagliato il codice, ok, ho disattivato l'allarme, altra notifica. Ora, tutte queste notifiche sono gestibili sia notifiche email sia notifiche di questo tipo tramite l'app, sempre nella sezione notifiche potete andare a configurarlo. Altra cosa che come modalità vi volevo far vedere è appunto l'ingresso e l'uscita ritardate. Quindi facciamo finta che invece ce ne andiamo fuori casa, quindi saranno attivati automaticamente anche questi sensori, il movimento che io ho sosposto perché sennò scatterebbero subito, quindi vado a mettere la modalità fuori casa. Ritardo di uscita avviato. Vedete? C'è un ritardo di uscita, la cosa bella è che si colora sempre di più questo cerchio e questa barra aumenta, quindi ci dà il tempo di poter uscire ovviamente da casa. Anche questo tempo è configurabile da app, quindi possiamo mettere 60 secondi, 30 secondi. Di default mi sembra che siano, come in questo caso, 60 secondi. Ora cosa succederà? Che nel momento in cui io avrò impostato, una volta che si è attivato l'allarme, una volta che, vedete che mi dice anche quanto manca, una volta che avrò io impostato l'allarme, si sarà attivato l'allarme. Se io dovessi aprire un dispositivo che ha un ritardo, partirà di nuovo un countdown al contrario e mi consentirà di disattivare l'allarme. Se io invece apro un dispositivo che non ha un ritardo, oppure un motion, scatta immediatamente l'allarme. Sta per inserirsi, vedete? Fuori casa e attivato.
e anche qua mi dà la cosa. Ora provo ad aprire questo sensore. D'ingresso avviato. Vedete? Quindi ho tempo 60 secondi, in questo caso il timer sarà al contrario, vedete si spegne pian piano, per disattivare l'allarme. Disattivato. Abbiamo disattivato l'allarme. Qua sono sempre le notifiche che mi manda, poi sono configurabili, eccetera, eccetera. Ora vi faccio vedere cosa succede invece se dovesse suonare l'allarme. Chiedo al mio operatore di spostarsi un po' in fondo, così riprende bene l'avvio delle varie sirene. Quindi io adesso inserisco immediatamente l'allarme in casa. In casa e attivato. Quando aprirò questo contatto qua scatterà l'allarme e lo disattiverò da tastiera direttamente. Vedete? Disattivato. Vi assicuro che è veramente assordante poi entrambe le sirene. Notifiche ovviamente di allarme, eccetera, eccetera. Avessi attivato la funzione Protect, ovviamente avrei anche la chiamata e quant'altro. Buona, questo per farvi vedere che comunque il sistema funziona veramente bene. Quali sono le modalità? Esiste anche una modalità geofencing che è possibile attivare in maniera tale che il sistema vi possa ricordare se noi andiamo a adesso vi faccio vedere magari velocemente l'app com'è. Ok, qua abbiamo anche una telecamera che in questo caso vabbè è oscurata, però abbiamo la possibilità, vedete, adesso vabbè mi chiede di torniamo sulla dashboard. Ok, si può fare anche tutto all'app, inserire direttamente da qua ho la cronologia di tutti gli eventi, se addirittura avevamo la telecamera, quindi ci dice la persona rilevata, piuttosto che sulle videocamere. Se andiamo sull'alarm invece mi dice quali sono i contatti aperti, l'ha acceso, che sì, comunque è suonato l'allarme, insomma tutta la storia abbiamo, quindi qua possiamo tranquillamente, addirittura c'è anche la parte delle luci se abbiamo un ring bridge. E niente, quindi questo era giusto per farvi vedere un po' quello che si può fare anche l'allarme antipanico, far suonare le sirene direttamente e questo è diciamo è il tutto, ragazzi. Quindi con questo direi di passare alle nostre conclusioni, vi abbiamo fatto vedere tutte le modalità e quindi una minima nostra opinione. A dopo. Bene ragazzi, allora siamo giunti alle conclusioni. Che dire, un antifurto secondo noi veramente molto valido, che può spaziare anche per la parte videosorveglianza e anche volendo per la parte luci, più citofoni di tutto l'ecosistema Ring, quindi assolutamente promosso. Allora, integrabilità, purtroppo questo è il punto dolente di questo sistema, nel senso che se siete alla ricerca di un sistema che si integra in Home Assistant o in altri bridge, questo non è sicuramente il sistema da acquistare, perché si integra ma con fatica e in ogni caso non permette di visualizzare tutto quanto a livello di stati. Quindi se volete farvi un allarme con Home Assistant prendete sensori Zigbee e li configurate come volete tramite Zigbee to MQTT piuttosto che anche tramite lo Z-Wave, e a quel punto avrete un sistema per, tra virgolette, smanettoni super configurabili. Se invece volete una soluzione che non vi faccia perdere troppo tempo per installarla e affidabile, questo prodotto secondo noi è il meglio, non esiste altro. Perché? Uno, il prezzo di tutto quello che vedete in questo momento, fatto eccezione per la telecamera, è 450 euro su Amazon. Questa telecamera costa 50 euro, quindi è un prezzo, con 500 euro avete già una mini sorveglianza con un sistema di allarme più che ragionevole e sicuro. Detto questo, ragazzi, vi consiglio l'acquisto se siete alla ricerca appunto di questo prodotto standalone, soprattutto anche perché ha una SIM integrata, addirittura ha il backup delle batterie sia per la base e sia per il tastierino numerico, e poi si integra in Alexa, completamente integrabile in Alexa, con anche la visione degli stati per ogni singolo contatto. Puoi attivare o disattivare, più attivare sarebbe meglio che disattivare l'allarme con la voce. E in più Alexa ti può anche ricordare quando le batterie sono scariche, detto che le batterie durano comunque un casino, quindi anche perché sono batterie A in questi qua e batteria a bottone in questi qua, comunque durano un anno e mezzo, 2 da specifiche, dai nostri test un anno lo tirano tutto.
Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per averci seguito, vi invito a lasciarci dei like, ad iscriverci e se riuscite a supportarci con una donazione PayPal. Grazie, alla prossima. Ciao ragazzi!